Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui le storie dello spettacolo vengono raccontate con calma, precisione e rispetto. Prima di cominciare, vi chiedo un piccolo favore che per noi è enorme. Mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili ricerche, verifiche e contenuti come quello di oggi, dedicato a una coppia che il pubblico internazionale non ha mai smesso di seguire con affetto, Can Yaman e Dimet Özdemir. Negli ultimi mesi i loro nomi sono riapparsi insieme non solo per una rinnovata sintonia personale, ma per una scelta concreta: trasformare il riavvicinamento in un patto di vita fatto di abitudini sane, tempi umani e confini chiari fra lavoro e intimità. Non è un annuncio a effetto, non è una promessa romantica gridata ai social. È un percorso. E oggi ve lo racconto, passo dopo passo. Da Erken Çikus a un progetto di quotidianità. Tutto inizia con il fenomeno Erken Çikus. Alchimia sul set, platee piene, tournée, e quell'onda lunga che ha proiettato Can Yaman e Dimet Özdemir oltre i confini della Turchia. Poi la vita reale ha presentato il conto: fusi orari, voli notturni, pressioni promozionali. Per un periodo hanno preso strade diverse. Quando si sono ritrovati, hanno capito che, per restare, serviva cambiare. Cambiare come si lavora, come si dorme, come ci si alimenta, cambiare il modo di esporsi e il modo di proteggersi. Il patto di primavera, 90 giorni per reimpostare tutto. Amici vicini raccontano che la prima decisione non è stata "stiamo insieme", ma "stiamo meglio". Nasce così un protocollo di 90 giorni articolato in 3 blocchi principali. Energia fisica, allenamenti programmati, non eroismi occasionali. Igiene mentale e sonno, routine serali e mattutine per abbassare il rumore. Confini con il lavoro e con i social, meno quantità, più qualità, un'agenda condivisa. Non si tratta di rivoluzioni plateali. Sono cambiamenti minimi ma costanti, perché il corpo e la mente obbediscono alla ripetizione, non allo spettacolo. Allenamento, sudare per pensare meglio. Can Yaman viene da anni di preparazione fisica intensa. Ha trasformato i workout in una struttura stabile: 3 sessioni di forza a settimana, multiarticolari a carico moderato, 2 giornate di mobilità e nuoto per scaricare, un breve richiamo di cardio tecnico con i guantoni per mantenere reattività senza logorare le articolazioni. Ha messo via l'ansia del sempre e ovunque e ha scelto progressioni sobrie, con recuperi reali. Dimet Özdemir, che alterna danza e sala pesi da anni, ha mantenuto Pilates e barre ma ha inserito lavoro su core e stabilità scapolare, poche ripetizioni, tecnica pulita, focus sul respiro. Il martedì, quando gli orari coincidono, si incontrano su un ring privato per una mezz'ora di boxing tecnico, footwork, combinazioni leggere, timing. Non è performance, è concentrazione. L'obiettivo non è apparire, è reggere la settimana. Nutrizione, semplicità che dura. Hanno archiviato cene casuali alle 11 di sera e spuntini zuccherini pre-chuck. Una nutrizionista di fiducia ha disegnato un piano mediterraneo elastico. Colazione salata, uova, pane integrale, avocado o yogurt greco con frutta secca. Pranzo leggero con proteine magre, cereali integrali e verdure croccanti. Cena essenziale, preferibilmente entro le 20, con attenzione ai tempi di digestione. Hanno introdotto la preparazione in anticipo: hummus e crudité in frigo, porzioni di riso integrale già cotte, insalate complete pronte quando il set chiama. Bibite zuccherine sostituite da acqua e tisane, caffè ridotto quando il sonno scarseggia, perché non si compensa il debito dormendo meno e bevendo di più. Sonno e mente, coprifuoco digitale, rituali semplici. La svolta invisibile riguarda il riposo. Telefoni in modalità non disturbare un'ora prima di coricarsi, luci calde, 10 pagine di lettura, all'occorrenza una doccia tiepida per spegnere la giornata. Al mattino, respirazione diaframmatica di 5 minuti e una lista breve di priorità. Hanno concordato con i team un limite orario alle call serali: se la produzione costringe a sforare, il giorno dopo si recupera davvero. Il sonno non è ciò che resta, è il prerequisito. Per la mente,
niente ricette miracolose, silenzio breve prima di uscire, una pagina di diario ogni 2 giorni, check-in settimanale di coppia, mezz'ora senza telefoni, per rispondere a 3 domande. Cosa ha funzionato, cosa no, cosa alleggerire. Meno sfoghi, più manutenzione. Social, ridurre per capire. Hanno accettato che non tutto deve diventare contenuto. Meno storie, meno dirette, più frammenti scelti, il tappetino srotolato, un copione con note a matita, la luce del mattino su una finestra. Nessuna cronaca minuto per minuto. Nessun balletto di smentite e ammiccamenti. Il messaggio è chiaro, se c'è qualcosa da dire, lo diremo quando e come vogliamo. È controcorrente, ma funziona, abbassa l'ansia, alza la qualità della conversazione. Lavoro, qualità come bussola. Il patto di vita ha richiesto anche un patto professionale. A entrambe le produzioni è stato chiesto di evitare coshi impossibili, di inserire pause vere fra una scena e l'altra, di coordinare la promozione in finestre precise per non trasformare ogni giornata in un tour continuo. In cambio, Can Yaman e Dimet Özdemir offrono ciò che li ha resi amati: presenza intensa quando serve, preparazione scrupolosa, disciplina. Non più 10 eventi dispersivi, meglio 3 appuntamenti centrati che parlino al pubblico giusto. La coppia, disciplina gentile, non controllo. Non lo lascio andare non significa lo trattengo. Significa restare nella stanza quando la discussione si fa scomoda, rinviare una conversazione se la stanchezza la renderebbe ingiusta, chiedere scusa senza contabilità. Quando Dimet rientra da prove difficili, Can non offre soluzioni immediate, prepara una tisana, ascolta, poi, se lei vuole, si provano 2 battute. Quando è Can a tornare teso, Dimet non trasforma l'allenamento saltato in colpa, foam roller, respiro, 10 minuti in silenzio. Non sono gesti da copertina, ma sono gesti che durano. Reazioni del pubblico, meno tifoserie, più sostegno. Sorprendentemente, le community hanno risposto con maturità. I commenti non chiedono più "siete ufficialmente tornati", ma "siate sereni, il resto verrà". I fan club hanno perfino diffuso linee guida per incontri dal vivo, distanza rispettosa, niente toccate all'improvviso, niente inseguimenti per una foto. Anche questo è cambiamento. Diventare complici della salute delle persone che ammiri, non consumatori della loro energia. Cosa aspettarsi ora? Nel breve periodo, aspettatevi coerenza silenziosa, poche parole, fatti visibili nel tempo. Possibile una collaborazione su una miniserie di respiro internazionale? Sì, se la scrittura sarà all'altezza e se i tempi saranno compatibili con il patto di vita. Possibile che non accada subito? Anche. Il punto non è forzare la trama, ma proteggere ciò che la rende possibile. In concreto, vedremo probabilmente interviste più rare ma dense. Eventi con accessi regolati e niente contatto fisico non richiesto. Progetti selettivi, meno quantità e più direzione artistica. Perché questa storia riguarda anche noi. In un'epoca in cui i social chiedono picchi emotivi continui, Can Yaman e Dimet Özdemir stanno proponendo un altro ritmo: costanza. La trasformazione non è un prima-dopo da esibire, è un lavoro invisibile di settimane, dove la salute diventa fondamento, non ornamento. È un messaggio che vale per tutti: se vuoi tenere insieme ciò che ami e ciò che fai, devi imparare a dire no, a dormire, a spegnere lo schermo, a programmare la gentilezza. Se questo racconto vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa per voi significa cambiare davvero e quali piccole abitudini hanno fatto la differenza nella vostra vita. Leggo tutto e seleziono le riflessioni più interessanti per il prossimo video. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Nelle prossime settimane torneremo con aggiornamenti, dietro le quinte e, se arriveranno conferme, con i dettagli dei progetti che questa nuova normalità renderà possibili. Grazie per essere stati qui fino alla fine.